Ciao e bentornato sul mio canale Avant Garage Rec Studio. Analog Obsession questo mese ci ha regalato un plugin veramente fantastico. La Tone è un plugin, una channel strip con sezione di input e filtri passa alto e passa basso, un equalizzatore in stile A, quindi in stile americano, quindi abbastanza duro, e una tipologia di compressione in stile 436. Per chi non lo conoscesse, è l'Altec 436, questo tipo di equalizzatore qua. Andiamo subito a sentire come suona questo plugin. Ho realizzato praticamente uno pseudo mix utilizzando 4-5 istanze di questo plugin. Lo andremo a sentire con i plugin inseriti e senza il plugin inserito e andremo a vedere che settaggi ho effettuato. Apro la mia sessione. Il brano è sempre Plastica di Andrea Fish. Ho impostato il ritornello. Vi faccio sentire prima le parti singole che hanno questo plugin. Allora andiamo sulla batteria senza plugin. Ora vado a aprirlo. Ecco qua la tone ed ecco come l'ho impostato. Mando in bypass tutto il plugin e ripartiamo da ogni sezione. Partiamo dall'input, lascio attiva solo la sezione di input mettendo in bypass sia i filtri sia l'equalizzatore che il compressore e andiamo a sentire come agiscono ognuno. Allora, sentite l'input che timbrica che ci dona. Io mi sono spinto fino a qui per la mia batteria, ma ve lo esagero. Qua abbiamo praticamente una saturazione vicina alla distorsione. Me lo tengo più o meno a questo volume. A me piace tantissimo. Vado ad accendere i due filtri che già solamente accesi mi permettono di avere un piccolo taglio già sui 20.000 e un piccolo taglio in fondo. Sentiamo. Sapete tutta quella brillantezza dei piatti? Troppo, ok? Viene tolto. Andiamo a vedere come ho equalizzato. Ho dato un po' di decibel, dovrebbero essere 2-3 decibel sulle altissime frequenze, 2-3 decibel, forse più 2 sulle medie e 2 sulle basse, giusto per colorare la nostra batteria. Sentiamo. È cambiato completamente il suono, ragazzi, è bellissimo. Ora andiamo a parlare del modulo di compressione. Il modulo di compressione ha 3 pomelli di controllo, attacco, quindi un attacco più veloce e un attacco più lento. La velocità va dai 1 millisecondo al 100 millisecondi, quindi è un lento che arriva a 100 millisecondi. Io l'ho impostato più o meno sui 40 millisecondi, 30 millisecondi per avere un effetto glue, diciamo, della nostra batteria. La release invece è sui 1 secondo, l'ho impostata, quindi a metà è 1 secondo, la più veloce che abbiamo è a 0,01 secondi, quindi 10 millisecondi, e 2 secondi. Lasciamola più o meno a 1 secondo per questo brano. La mount è la quantità di compressione che andiamo ad applicare, non c'è threshold, non c'è nient'altro ed è auto-matchata, cioè il gain è auto-matchato, quindi più vado a comprimere più il gain rimane sempre al suo livello originario, c'è già una funzione di auto-gain. Quando non mi basta l'auto-gain o sento che non funziona molto bene, vado a lavorare con l'output, che è l'unico pomello che non dà saturazione e che dà solamente volume in meno o in più. Andiamo a sentire la compressione. Vado a iniziare a comprimere. Mi piace tantissima glue. Secondo me in questo caso il tipo di gain è un po' basso, ci ha tenuti un po' il livello basso, quindi vado a dargli un paio di decibel. Proviamo a bypassare tutto e a riaprirlo. Stesso volume ma un suono completamente diverso. Andiamo a vedere, l'ho utilizzato anche sul basso, quindi vado ad aggiungerlo. Come al solito parto in completo
bypass del plugin. Ora apro il plugin. Sentite che è molto più comprensibile all'interno del mix il basso, perché con l'input sono andato a dargli una saturazione che mi ha aumentato tantissimo la comprensibilità e la percettibilità delle medie frequenze, che poi mi richiamano alle bassissime. Sentite che il basso è diventato un po' più medioso, perché l'input l'ho portato a metà e già siamo vicini alla distorsione. Però questa cosa mi permette di comprendere meglio, tramite la ricostruzione della fondamentale mancante del nostro orecchio, quindi la ricostruzione della frequenza fondamentale, quindi della nota del nostro basso più bassa, ci permette di rendere più comprensibile e di rendere più percepibile il basso all'interno del mix. In questo caso non ho utilizzato i filtri, andiamo a sentire invece gli equalizzatori. Ho tolto un po' di medie per compensare quell'aumento di armoniche, ma ho donato un po' di basse e un po' di alte. Sentiamolo senza compressione, ma solo con la sezione di input e la sezione di equalizzazione. Lo chiudo. Eccolo qua. Andiamo a metterci il compressore. Un bellissimo carattere, un bellissimo carattere. Se vi sembra che ancora non sia cambiato tanto il suono, dovete sentirlo con l'aggiunta di altre chitarre. Vado ad aggiungere una chitarra a questo nostro mix, come al solito, senza la tone. Ora attivo il plugin. Sentite quanto carattere. Bypasso. Vorrei farvi capire adesso, bypassando tutto tranne la sezione d'ingresso, quindi in questa maniera, vorrei farvi capire quanto solamente tramite la saturazione dell'input il colore di questo plugin ci permette di avere un carattere veramente, veramente originale e riconoscibile all'interno dei nostri mix. Parto da zero con l'input e vado ad aumentare la saturazione finché non mi piace di più, ok? Sentite, la chitarra è diventata nello stesso tempo più acida e nello stesso tempo è come se fosse già compressa. Sicuramente viene attuato una specie di soft clipping. Questa cosa mi permette di tenerla all'interno del mix, ma sempre percepibile. Ora vado a riaprire tutto, anche l'equalizzazione. Che bel carattere. Cioè, queste alte gli hanno dato proprio riconoscibilità. E un po' di compressione. Per compensare la compressione ho dato 2 decibel in uscita. Senza. Con. Ora andiamo a sentirci le chitarre laterali con questo fantastico plugin. Ve le faccio sentire prima in solo, senza il plugin inserito, quindi completamente in bypass. Un po' magre e un po' taglienti sulle alte. Vi faccio sentire come le ho rese. Cioè, un suono veramente cacchio. Sembra che ci passi il ferro in mezzo. Sembra analogico. Proviamo a saturarle un po' di più. Bellissime. Aggiungiamo di nuovo l'altra chitarra. Che separazione di suoni che ci permette di avere questa saturazione. Sentite il basso come allo stesso livello e anche basso come volume, però come viene percepito bene in tutte le sue note. Batteria. Ora lo aggiungo sui cori. Plastica, 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 Senza. plastica, plastica, plastica. Sentite quando lo aggiungo come questi cori vengono omogeneizzati e resi all'interno del mix.
fantastico, veramente fantastico. È come se facesse già un'opzione di glue, è come se ci fosse applicato già un glue compressor su tutto il submix, ma in realtà non l'ho applicato, il submix è libero. Andiamo a vedere la voce e partiamo con inserito solamente l'input che ci dà la saturazione. Partiamo da 0. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Già qua si sente il C'è troppa colore. plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Qua già satura. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica Qui nel per tuo me è sorriso. perfetto. Fammi un sorriso. Inserisco i filtri. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Gli ho tolto C'è un po' troppa di plastica nel tuo sorriso. C'è effetto troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi prossimità. un sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Bellissimo. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Sentiamo l'equalizzazione. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è Forse troppa troppe plastica medie. nel tuo sorriso. C'è troppa plastica Però nel tuo all'interno del mix sorriso. ci Fammi potrebbero un servire. sorriso. Diamogli un po' di basse. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Non C'è sono troppa mai plastica invadenti. nel tuo sorriso. Perfetto. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Comprimiamo. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo Togliamo la sorriso. compressione. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. C'è Dobbiamo troppa game plastica matchare nel tuo meglio, quindi sorriso. alziamo un pelo. C'è troppa plastica nel tuo il gain. sorriso. Eccolo C'è qua. troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Allora, senza. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Con. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Riapro tutti i canali. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Quanto è diventato aggressivo. Cioè sicuramente è un plugin da non utilizzare per tutte le tipologie di mix, perché è veramente veramente aggressivo. Ora vi faccio sentire un confronto col mix con tutti questi plugin che alla fine sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 add-on inseriti, uno su ogni tipologia di traccia. Ve lo faccio sentire con i plugin inseriti e senza i plugin inseriti e sentite che cambia completamente il timbro del vostro mix, cioè prende un sapore completamente diverso. Partiamo con il mix senza plugin inseriti. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. Inseriamo. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. C'è troppa plastica Mena! nel tuo sorriso. C'è troppa plastica nel tuo sorriso. Fammi un sorriso. E niente ragazzi, che dire, io vi consiglio di scaricarvi questo plugin, provatelo sulle vostre tracce, magari quelle un po' più cattive, vi permette di avere un suono molto aggressivo. Vi invito, se vi è piaciuto il video, a lasciare un like, a seguire e a iscrivervi al mio canale. Ci vediamo alle prossime, ciao!